Lezione 1. Pianificazione settimanale dei pasti. Dobbiamo comprare degli spinaci. Vogliamo mangiare un po' di carne per cena questa settimana? Sì, assolutamente. Aggiungere proteine e verdure renderà il pasto equilibrato. Sono d'accordo. Pianifichiamo i nostri pasti in modo da poter fare la spesa in modo efficiente. Sembra un'ottima idea. Avere un piano fa risparmiare tempo e denaro. Inoltre, ci assicura di mangiare sano durante tutta la settimana. Sì, e possiamo provare nuove ricette per rendere le cose più interessanti. Non vedo l'ora di sperimentare insieme in cucina. Anch'io. Rendiamo questa settimana deliziosa e nutriente. Insieme creeremo dei piatti fantastici. Lezione 2. Festività di dicembre. Dicembre è il mese di Natale, la maggior parte delle persone fa molti acquisti natalizi. Sì, è un periodo dell'anno molto intenso, ma anche pieno di gioia ed entusiasmo. Assolutamente. Le decorazioni e l'atmosfera festosa sono sempre edificanti. Adoro il modo in cui lo spirito natalizio unisce le comunità. Sì, è una meravigliosa opportunità per le persone di diffondere gentilezza e allegria. Cerchiamo di goderci i festeggiamenti finché possiamo. Sono d'accordo. Si tratta di apprezzare questi momenti speciali con le persone care. Insieme possiamo creare le nostre tradizioni natalizie. Sì, non vedo l'ora di festeggiare insieme a te le feste. Lezione 3. Sogni di viaggio. Nella mia lista dei viaggi da fare nei miei sogni, dovresti assolutamente andare in Giappone. È una destinazione fantastica. Sembra incredibile. Ho sempre desiderato immergermi nella sua cultura unica. Sì, il mix tra tradizione e modernità è davvero accattivante. Sono particolarmente emozionato all'idea di provare l'autentica cucina giapponese. Assolutamente. Il cibo è una parte fondamentale dell'esperienza. Inoltre, esplorare i templi e i giardini sarebbe mozzafiato. Cominciamo a pianificare insieme il viaggio dei nostri sogni in Giappone. Mi piacerebbe tantissimo. Condividere queste esperienze le renderebbe ancora più memorabili. Non vedo l'ora di vivere le avventure che ci aspettano. Lezione 4. Dinamiche di squadra. Credo che questa nuova iniziativa miri a garantire maggiore flessibilità nell'equilibrio tra lavoro e vita privata e che ciò potrebbe avere effetti concreti sul nostro team. Assolutamente sì. La flessibilità può aumentare la produttività e la soddisfazione lavorativa complessiva dei membri del team. Sì, quando le persone si sentono supportate nella loro vita personale, spesso ottengono risultati migliori sul lavoro. Esatto. È fondamentale creare un ambiente in cui tutti si sentano apprezzati e compresi. Credo che questo cambiamento potrebbe portare a un clima più positivo e collaborativo. Certamente. Continuiamo a discutere di come possiamo implementare questi cambiamenti in modo efficace. Insieme possiamo contribuire a rendere il nostro posto di lavoro un luogo più piacevole per tutti. Non vedo l'ora di vedere l'impatto positivo che questa iniziativa può avere sul nostro team. Sì, lavoriamo insieme per garantire che sia un successo. Lezione 5. Coltivare gli hobby. Sì, ho preso lezioni per alcuni anni, è stato un duro lavoro, ma è stato incredibilmente gratificante. È impressionante. Imparare una nuova competenza richiede dedizione e perseveranza.
Assolutamente. Mi è piaciuta molto la sfida e mi ha aiutato a crescere personalmente. Ammiro il tuo impegno. Cosa hai imparato durante quelle lezioni? Ho imparato molto sulla disciplina e sull'importanza della pratica. Si tratta di lezioni preziose che possono essere applicate a molti ambiti della vita. Sì, e mi ha anche aperto nuove opportunità di entrare in contatto con gli altri. Fantastico! Gli hobby possono essere un ottimo modo per incontrare persone che la pensano come te. Mi piacerebbe molto conoscere meglio le tue esperienze nell'apprendere cose nuove. Lezione 6. Aspirazioni future. Ehi, ultimamente ho pensato molto al nostro futuro. Hai già qualche progetto? Sì, ho preso in considerazione alcune opzioni, ma nulla è ancora definitivo. È comprensibile. È bene tenere aperte le nostre opzioni mentre esploriamo. Esatto! Penso che sia importante rimanere flessibili e aperti a nuove opportunità. Sono d'accordo. Avere una visione del futuro può guidarci nelle decisioni. Sì, ed è utile discutere i nostri pensieri per chiarire i nostri obiettivi. Teniamoci aggiornati sui nostri piani così potremo sostenerci a vicenda. Mi farebbe piacere. È sempre utile avere qualcuno con cui condividere idee. Insieme possiamo percorrere la nostra strada e realizzare i nostri sogni. Lezione 7. Collegamenti con la comunità. Allora, Mark, da dove vieni originariamente? Sono originario di una piccola città di campagna, lontana dalla città. Sembra affascinante. Immagino che crescere lì abbia avuto le sue esperienze uniche. Sì, era un posto tranquillo e bello, circondato dalla natura. Capisco come questo possa influenzare la tua prospettiva sulla vita. Certo, mi ha insegnato ad apprezzare le cose più semplici. Condividiamo di più sulle nostre esperienze. È affascinante imparare gli uni dagli altri. Sono d'accordo. Le nostre diverse esperienze possono offrire spunti preziosi. Non vedo l'ora di sentire di più sulla tua storia. Lezione 8. Prodotti alimentari essenziali. Buono a sapersi. Hai delle mele? Sì, certo. Abbiamo mele rosse e verdi disponibili. Perfetto. Adoro entrambi i tipi, sono ottimi per spuntini o per cucinare. Assolutamente. Le mele sono così versatili e salutari. Non dimentichiamoci di prenderne un po' per la nostra prossima ricetta. Sì, e dovremmo anche controllare se abbiamo bisogno di altra frutta. Ottima idea. Una varietà di frutta può rendere i nostri pasti più interessanti. Non vedo l'ora di scoprire tutte le opzioni disponibili sul mercato. Anch'io. Riempiamo il carrello di prodotti freschi. Lezione 9. Creare connessioni. È importante stabilire una connessione con l'argomento e creare un'atmosfera rilassata. Sono pienamente d'accordo. Un ambiente confortevole incoraggia una comunicazione aperta. Sì, quando le persone si sentono a loro agio, è più probabile che condividano i propri pensieri. Esatto. Si tratta di costruire fiducia e comprensione. Mettiamo in pratica tecniche che aiutino a creare questa connessione durante le nostre discussioni.
Sembra un'ottima idea. Mi piacerebbe migliorare le mie capacità comunicative. Insieme possiamo creare un ambiente positivo per tutti i soggetti coinvolti. Sì, non vedo l'ora di migliorare la nostra capacità di interagire con gli altri. Sarà un'esperienza gratificante per entrambi. Lezione 10. Trovare la biblioteca. Sto cercando la biblioteca più vicina, sai dove si trova? Certo. In quale zona ti trovi? In questo momento mi trovo vicino al parco, a pochi isolati di distanza. Oh, che comodità! La biblioteca è proprio dietro l'angolo. Sono felice di sentirlo. Apprezzo molto il tuo aiuto nel trovarlo. Nessun problema. Le biblioteche sono luoghi meravigliosi per esplorare nuove idee e risorse. Non potrei essere più d'accordo. Adoro l'atmosfera tranquilla in cui studiare. Sì, è perfetto per concentrarsi e perdersi in un bel libro. Non vedo l'ora di visitarlo e di scoprire nuove letture. Lezione 11. Avventure di mercato. Adoro i mercati. Ci andrò sicuramente, c'è altro che dovrei cercare? Sì, certo. I mercati offrono spesso prodotti locali unici, introvabili altrove. È vero. Mi piace scoprire prodotti fatti a mano e cibi artigianali. Assolutamente. È un ottimo modo per sostenere artigiani e agricoltori locali. Non vedo l'ora di provare anche un po' di cibo da strada mentre siamo lì. Sì, provare i nuovi piatti è uno degli aspetti più belli della visita ai mercati. Facciamo una lista delle cose che vogliamo cercare prima di partire. Ottima idea. Ci aiuterà a rimanere concentrati durante l'esplorazione. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura al mercato. Lezione 12. Abbigliamento invernale. Se fuori fa molto freddo, indosso un cappotto invernale. Che intelligenza! Stare al caldo è fondamentale durante i mesi invernali. Sì, e se fa semplicemente freddo, mi piace indossare guanti o un cappello. Assolutamente sì! Quei piccoli accessori possono fare una grande differenza in termini di comfort. Mi sento sempre più preparata quando indosso i vestiti a strati in modo appropriato. Sì, vestirsi a strati è fondamentale per stare al caldo senza sentirsi troppo ingombranti. Assicuriamoci di avere tutto pronto per la stagione invernale. Ottima idea! Ci aiuterà a goderci le feste senza fastidi. Non vedo l'ora di affrontare l'inverno con l'attrezzatura giusta. Lezione 13. Affrontare le paure. Spesso mi ritrovo sull'orlo di una situazione che mi rende ansioso, chiedendomi perché ho anche solo pensato di espormi lì in primo luogo. È del tutto normale sentirsi così. Affrontare le nostre paure può sembrare una sfida insormontabile, ma è fondamentale per la nostra crescita personale. Assolutamente sì. Credo che sia proprio in quei momenti di disagio che scopriamo veramente i nostri punti di forza e le nostre capacità. Sì, e ogni volta che affrontiamo le nostre paure, compiamo un passo significativo verso la trasformazione in individui più sicuri di sé e resilienti. È interessante come queste paure possano davvero frenarci, ma quando finalmente andiamo avanti, ci rendiamo conto che ne è valsa la pena fin dall'inizio. Esatto! Ogni esperienza ci insegna lezioni preziose, e sono proprio queste lezioni a plasmare chi diventiamo.
Ho notato che più affronto le mie paure, meno mi sembrano intimidatorie, quasi come se perdessero potere su di me. È questo il bello. La crescita che otteniamo superando gli ostacoli ci aiuta ad affrontare sfide ancora più grandi in futuro. Giusto. E penso sia fondamentale ricordarci che la paura è una parte naturale del viaggio, non qualcosa che dovremmo evitare a tutti i costi. Lezione 14. Benefit per i dipendenti. È confortante sapere che questo posto di lavoro valorizza davvero l'equilibrio tra lavoro e vita privata, cosa che sta diventando sempre più rara al giorno d'oggi. Sono completamente d'accordo. È fondamentale che i dipendenti si sentano supportati sia a livello personale che professionale, ed è questo che distingue un'azienda. Quali tipi di benefit per i dipendenti offre questa organizzazione che contribuiscono a tale equilibrio? Innanzitutto, offrono orari di lavoro flessibili, che ci consentono di gestire il nostro tempo in modo efficace senza sacrificare gli impegni personali. Sembra incredibile. Avere la possibilità di lavorare da remoto dovrebbe anche aiutare a ridurre lo stress e a migliorare la produttività. Assolutamente sì. Inoltre, offrono anche programmi di benessere, che ci incoraggiano a dare priorità alla nostra salute e al nostro benessere. È fantastico vedere che le aziende investono nella salute mentale e fisica dei propri dipendenti. Ne aumenta davvero il morale. Esatto. Quando i dipendenti sono felici e in salute, sono più coinvolti e motivati a contribuire al successo dell'organizzazione. Posso capire come questi vantaggi creino un ambiente di lavoro positivo, rendendolo un posto attraente in cui lavorare. Lezione 15. Fiere autunnali. Trovo affascinante come la gente delle città accorre in massa alle fiere autunnali, anche se non sono direttamente legate all'agricoltura. È vero, le fiere autunnali offrono un mix unico di nostalgia e spirito di comunità che attrae tutti. La varietà di esperienze, dal cibo delizioso alle giostre emozionanti, cattura davvero l'essenza dell'autunno. Sì, e l'artigianato e i prodotti locali esposti mettono in risalto la creatività e il talento di queste comunità agricole. È un modo meraviglioso per mantenere vive le tradizioni e consentire agli abitanti delle città di apprezzare la vita rurale, anche solo per un fine settimana. Assolutamente. Le fiere creano un senso di connessione, colmando il divario tra stili di vita urbani e rurali. In più, l'atmosfera è magica, con risate e gioia che riempiono l'aria quando le famiglie si riuniscono. Esatto. È una celebrazione della comunità, che ci ricorda i piaceri semplici della vita e l'importanza dello stare insieme. Penso che sia questo il motivo per cui questi eventi continuano a prosperare. Offrono una via di fuga e un'opportunità per riconnetterci con le nostre radici. Lezione 16. Resilienza della città. Dopo essere stata assediata per 18 anni, è straordinario vedere come una città possa ancora prosperare con tanta vitalità e speranza. È davvero stimolante. La resilienza della comunità la dice lunga sulla loro determinazione e sul loro spirito. Sì, nonostante le sfide affrontate, la gente ha mantenuto un senso di identità e di orgoglio nella propria città. Questa è una testimonianza della loro forza. Non solo sono sopravvissuti, ma hanno anche trovato il modo di prosperare nonostante le avversità. È affascinante come le avversità possano talvolta far emergere il meglio delle persone, favorendo l'unità e la creatività. Assolutamente. La determinazione a ricostruire e migliorare l'ambiente circostante è una motivazione potente. Credo che la speranza in loro sia ciò che mantiene viva la città, stimolando progresso e innovazione. Sì,
e la loro storia serve a ricordare che anche nei momenti più bui c'è sempre una luce che ci guida in avanti. Penso che sia per questo che è importante condividere queste narrazioni. Ispirano chi affronta le proprie difficoltà a perseverare. Lezione 17. Incontri alla fermata dell'autobus. A volte, quando sono in ritardo o sono sorpreso dalla pioggia, mi ritrovo alla fermata dell'autobus vicino a casa tua e mi sento un po' fuori posto. È interessante come questi piccoli momenti possano portare a incontri inaspettati, non è vero? Assolutamente. È curioso come una cosa semplice come aspettare un autobus possa creare l'occasione di fare conversazione. Sì, e spesso sono momenti che danno vita a legami più profondi, consentendoci di condividere parti della nostra vita. Penso che sottolinei anche l'imprevedibilità della vita. Non sappiamo mai chi potremmo incontrare o cosa potremmo imparare. Esatto! Ogni interazione ha il potenziale di arricchire le nostre esperienze e ampliare le nostre prospettive. Immagino che ci ricordi di essere aperti al mondo che ci circonda, anche nelle situazioni più banali. Assolutamente! C'è bellezza nell'ordinario, e a volte i momenti più significativi accadono quando meno ce lo aspettiamo. È un ottimo promemoria per abbracciare la spontaneità e permetterci di entrare in contatto con gli altri. Lezione 18. Buon affare. Quando ho sentito parlare dell'offerta per 2 notti a un prezzo così ragionevole, ho pensato che fosse troppo bello per essere vero. Capisco cosa intendi. Offerte del genere sono difficili da trovare, soprattutto nelle zone turistiche più gettonate. Pianificare una vacanza diventa molto più allettante quando si trova qualcosa di economico. Assolutamente. Un buon affare può aprire tantissime possibilità, permettendoci di esplorare nuovi posti senza spendere una fortuna. Penso che sia importante sfruttare queste opportunità, soprattutto quando si presentano inaspettatamente. Sì, e l'emozione di pianificare un viaggio è amplificata quando sai che otterrai un ottimo rapporto qualità-prezzo. Rende l'esperienza non solo piacevole, ma anche gratificante, sapere di aver fatto una scelta intelligente. Esatto. Inoltre, ci dà la possibilità di creare ricordi duraturi senza lo stress delle difficoltà finanziarie. Sono tutta per il fatto di sfruttare al meglio ogni opportunità, soprattutto quando si tratta di viaggiare. Lezione 19. Costi di alloggio. Quando si pianifica un viaggio, è essenziale dare priorità ai costi dell'alloggio per assicurarsi di restare nei limiti del budget. Assolutamente sì. Trovare il posto giusto dove alloggiare può avere un impatto significativo sull'esperienza complessiva del nostro viaggio. Spesso è consigliabile prendere in considerazione ostelli o hotel economici, soprattutto quando si viaggia verso destinazioni molto gettonate. Sì, molti ostelli offrono esperienze uniche e opportunità di socializzazione che gli hotel potrebbero non fornire. Inoltre, soggiornare in una struttura economica non significa rinunciare al comfort. Molte sono piuttosto accoglienti e ben posizionate. Esatto. Si tratta di trovare un equilibrio tra costi e comodità, per garantire che il nostro soggiorno sia il più piacevole possibile. Credo che ricercare e confrontare le opzioni possa portare a scoperte sorprendenti che arricchiscono la nostra esperienza di viaggio. Assolutamente. E stare attenti alle nostre spese ci permette di dedicare più tempo ad attività ed esperienze. È una situazione vantaggiosa per tutti, possiamo esplorare di più mantenendo in equilibrio le nostre finanze. Lezione 20. Le sfide europee. La vita qui può essere impegnativa, soprattutto se si considerano i costi più elevati rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei.
Sì, spesso sembra che il costo della vita continui ad aumentare, rendendo difficile per molte persone sopravvivere in modo dignitoso. È frustrante quando le spese essenziali superano la qualità della vita, che dovrebbe essere una priorità per tutti. Assolutamente. È importante che i governi affrontino questi problemi e trovino soluzioni che vadano a vantaggio dei cittadini. Credo che sensibilizzare l'opinione pubblica su queste sfide sia il primo passo per creare un cambiamento positivo. Sì, e avere discussioni aperte può portare a idee innovative che migliorano le condizioni di vita di tutti. È fondamentale ricordare che, anche se le sfide possono sembrare scoraggianti, c'è sempre speranza di progresso. Esatto. Le comunità che si uniscono per sostenere i propri bisogni possono portare a miglioramenti significativi. Credo che sostenendoci a vicenda possiamo costruire un futuro più solido per noi stessi e per le generazioni future. Lezione 21. Pocahontas. Il momento in cui Pocahontas corse da Smith fu molto toccante. Le sue azioni la dicevano lunga sui suoi sentimenti. In effetti, fu una svolta cruciale nella loro storia, che mise in luce la profondità delle sue emozioni e del suo impegno. Il modo in cui gli prese la mano tra le braccia era allo stesso tempo tenero e potente, a simboleggiare l'unità in mezzo al conflitto. Sì, e ha dimostrato il suo coraggio nel difendere le sue convinzioni, anche di fronte alle avversità. Penso che quel momento racchiuda l'essenza del suo carattere, forte ma compassionevole, disposta a rischiare tutto. Assolutamente. È un promemoria di come l'amore e il coraggio possano trascendere le barriere culturali e unire le persone. Il significato storico della loro relazione aggiunge un ulteriore livello di profondità alla loro storia. Sì, e ci incoraggia a riflettere sull'importanza della comprensione e dell'empatia nelle nostre vite. La loro narrazione continua a risuonare, ricordandoci la complessità delle connessioni umane nel corso della storia. Lezione 22. Superare il nervosismo. Spesso la gente mi dice che non sembro affatto nervoso, il che è un complimento che apprezzo ma che trovo anche divertente. È interessante come il nostro aspetto esteriore a volte possa mascherare ciò che sentiamo veramente dentro. Sì, a volte sento quel familiare nodo allo stomaco, soprattutto prima di eventi o presentazioni importanti. Assolutamente. È un'esperienza comune, e riconoscere il nervosismo è il primo passo per superarlo. Penso sia importante ricordare che sentirsi nervosi è una reazione naturale e non definisce le nostre capacità. Esatto. Accogliere queste emozioni può davvero darci la forza di esprimerci meglio e di entrare in sintonia con il nostro pubblico. È affascinante come trasformare quell'energia in entusiasmo possa fare la differenza nelle nostre prestazioni. Sì, e praticare tecniche di consapevolezza può aiutarci a gestire efficacemente questa tensione nervosa. Ho scoperto che concentrarmi sul respiro e restare presente può davvero aiutare a calmare la mente. Lezione 23. Avventure in solitaria. Ciao. Ho sentito che stai pianificando un viaggio da sola e devo dire che sei davvero coraggiosa. Hai qualche preoccupazione al riguardo? Grazie. Sinceramente, sono emozionata, ma anche un po' ansiosa. Viaggiare da sola significa dover contare completamente su me stessa, il che è allo stesso tempo emozionante e un po' spaventoso. Capisco perfettamente quella sensazione. È come fare un salto nell'ignoto, ma può anche portare a esperienze memorabili. Qual è la destinazione che stai prendendo in considerazione? Penso a un paese meraviglioso come il Giappone. La cultura,
il cibo e i panorami sono semplicemente incantevoli, ma mi preoccupa l'idea di esplorare tutto da sola. Il Giappone è una scelta incredibile. I trasporti pubblici sono molto efficienti, quindi, con un minimo di pianificazione, lo troverete gestibile. Avete già pensato ai luoghi che volete visitare? Sì, mi piacerebbe vedere i templi di Kyoto e magari anche esplorare le strade trafficate di Tokyo. Sembra un mix perfetto di tradizione e modernità, non credi? Assolutamente. E ricorda, anche incontrare nuove persone può far parte del tuo viaggio. A volte, chi viaggia da solo trova amicizie nei luoghi più inaspettati. È vero, e credo che condividere esperienze con altri viaggiatori possa rendere il viaggio ancora più arricchente. Spero solo di uscire dalla mia zona di comfort. Si tratta di uscire allo scoperto, giusto? Ogni sfida che affronterai ti aiuterà a crescere. Inoltre, tornerai con storie che ispireranno altri a intraprendere le proprie avventure. Lezione 24. Fusione di fragranze. Assolutamente sì, puoi mescolare diversi oli profumati per creare profumi e colori unici, aggiungendo un tocco di originalità ai tuoi progetti. L'hai mai provato prima? Non l'ho mai fatto, ma sembra affascinante. Immagino che miscelare oli diversi possa dare vita a qualcosa di davvero speciale. Quali combinazioni pensi che funzionino meglio? Un abbinamento classico è quello tra lavanda e vaniglia, si completano a vicenda in modo splendido. Il profumo rilassante della lavanda, unito alla dolcezza della vaniglia, crea un'atmosfera rilassante. Sembra delizioso. Immagino già quanto sarebbe bello in una candela. Che ne dici di qualcosa di più audace, però? Per un mix più audace, prova a combinare profumi agrumati come limone o arancia con un pizzico di menta. Può essere rinfrescante e rinvigorente, perfetto per risollevare l'umore. Wow, Assolutamente. sembra una vera esplosione di Inizia energia. con una nota Mi di piacerebbe base, molto poi aggiungi sperimentare gradualmente le queste note combinazioni. centrali Hai e qualche alte. consiglio per bilanciare In le questo modo, fragranze? puoi trovare l'equilibrio perfetto senza sopraffare i tuoi sensi. Ottimo consiglio. Quindi, se dovessi creare una fragranza rilassante, cosa mi consiglieresti? Per un momento di relax, prova a usare la camomilla come base, con note di sandalo e un tocco di bergamotto. Crea una fragranza rilassante e rilassante, perfetta per distendersi. Lezione 25. Destinazioni da sogno. Potresti apprezzare il Costa Rica o Bali, entrambi sembrano meravigliosi. Come consigli di scegliere tra i due? È una scelta difficile. Ho sentito cose meravigliose sulle spiagge di Bali, ma il Costa Rica è noto per la sua incredibile biodiversità. Cosa ne pensi? Se amate l'avventura e la natura, il Costa Rica potrebbe essere la scelta migliore. Le foreste pluviali e la fauna selvatica sono mozzafiato, e ci sono anche tantissime attività all'aperto da provare. È vero, adoro fare escursioni ed esplorare nuovi ambienti. Ma d'altronde Bali ha una cultura così ricca e paesaggi mozzafiato, a cui è difficile resistere. Hai ragione. I templi e le terrazze di riso di Bali sono iconici. Se cerchi un mix di relax e cultura, Bali potrebbe essere il posto giusto. Esatto. Forse dovrei riflettere sulle attività a cui dare priorità. Se sono più incline al relax, Bali potrebbe essere migliore, ma per l'avventura, il Costa Rica mi chiama. È un approccio intelligente. Potresti anche provare a combinare le due opzioni. Trascorri qualche giorno in una e poi vai nell'altra. Sembra perfetto. Un'avventura con doppia destinazione mi permetterebbe di vivere il meglio di entrambi i mondi. Dovrò studiare come gestire la logistica del viaggio.
Certo. Pensa a tutte le storie incredibili che riporterai a casa. Che si tratti di rilassarsi su una spiaggia o di fare un'escursione nella foresta pluviale, ogni esperienza sarà unica. Lezione 26. Riflessioni storiche. Prima che i loro figli diventassero adulti, molte madri morivano di parto, e fu un periodo difficile per le famiglie. Come pensi che questo abbia influenzato le dinamiche sociali di quell'epoca? Deve aver avuto un impatto significativo. Le famiglie spesso facevano molto affidamento sulle madri, quindi la loro assenza avrebbe lasciato un vuoto enorme. Come pensi che i padri abbiano affrontato la situazione? Beh, a quei tempi, i padri in genere non assumevano il ruolo di accudimento dei figli come avviene oggi. Spesso venivano lasciati soli a cavarsela, il che deve essere stato incredibilmente difficile per loro. Assolutamente. È affascinante pensare a come si siano evolute le aspettative sociali. Oggi, entrambi i genitori condividono le responsabilità in modo più equo. Sì, e queste sfide storiche evidenziano l'importanza dei sistemi di supporto. È probabile che le comunità si siano unite per aiutare le famiglie in difficoltà. È un'ottima osservazione. Dimostra quanto la resilienza fosse fondamentale all'epoca e come le comunità si siano adattate per sostenersi a vicenda. Giusto. È interessante vedere come queste esperienze abbiano plasmato le prospettive culturali sulla famiglia e sulla genitorialità nel corso delle generazioni. Certo, mi fa anche apprezzare i progressi che abbiamo oggi nell'assistenza sanitaria e nel sostegno alle madri. Assolutamente. Spesso diamo per scontati questi progressi, ma comprendere il passato ci aiuta ad apprezzare il presente. Lezione 27. Meraviglie urbane. La Columbia Britannica ospita la città di Vancouver, dove vivono circa 2 milioni di persone. Hai mai visitato una città così vivace? Io no, ma ho sentito cose incredibili su Vancouver. Il mix di bellezze naturali e vita urbana sembra un sogno. Qual è l'aspetto che preferisci della città? Adoro il panorama mozzafiato. Le montagne sullo sfondo, che si stagliano contro il cielo, creano una vista mozzafiato, soprattutto al tramonto. Sembra fantastico. Posso immaginare quanto sia pittoresco. Pensi che la città offra un buon equilibrio tra natura e vita cittadina? Assolutamente. Puoi esplorare Stanley Park per immergerti nella natura e poi goderti la variegata offerta gastronomica del centro. È il meglio di entrambi i mondi. Perfetto per chi, come me, ama sia le avventure all'aria aperta che le esperienze culturali. Quali attività mi consigli? Suggerirei di fare un giro in bicicletta lungo la diga o di visitare Granville Island per l'arte e la cucina locale. Ogni angolo della città ha il suo fascino unico. Adoro l'idea. Inoltre, con la popolazione così eterogenea, sono sicuro che i festival culturali siano incredibili. Mi piacerebbe molto sperimentare quel vivace spirito di comunità. Assolutamente. I festival riflettono l'essenza multiculturale della città, rendendola un'esperienza ricca per i visitatori. Lascerete ricordi indimenticabili. Lezione 28. Origini olimpiche. Dopo la loro istituzione nel 1894, i primi giochi olimpici si tennero ad Atene, in Grecia, nel 1896, in segno di rispetto per le antiche tradizioni. Non è affascinante vedere quanta strada abbiano fatto le Olimpiadi? Proprio così. L'idea di unire atleti di tutto il mondo per competere è un simbolo di pace e cameratismo così potente. Come pensi che si sia evoluta nel corso degli anni? Nel corso degli anni si è trasformato in uno spettacolo globale, mettendo in mostra non solo l'atletica ma anche lo scambio culturale.
Il mondo si riunisce ogni 4 anni, il che è straordinario. Vero! Ed è interessante vedere come anche gli sport inclusi siano cambiati, riflettendo gli interessi e i progressi della società. Esatto. Nuovi sport vengono aggiunti costantemente, per soddisfare gli interessi in continua evoluzione delle giovani generazioni. Questo mantiene le Olimpiadi fresche e attuali. Ammiro anche il modo in cui i giochi promuovono l'eccellenza atletica. Ispirano innumerevoli persone a perseguire i propri sogni, indipendentemente dal loro background. Esatto. Le storie di atleti che superano le sfide possono essere incredibilmente motivanti. Non si tratta solo di medaglie, si tratta di resilienza e determinazione. Assolutamente. E le Olimpiadi sottolineano anche l'importanza della sportività e del fair play, valori cruciali nella nostra società. Ben detto. L'eredità delle Olimpiadi continuerà a ispirare le generazioni future, ricordandoci il potere dell'unità attraverso lo sport. Lezione 29. Tradizioni natalizie. Nella maggior parte dei paesi occidentali, il Natale è la festa più importante dell'anno, ricca di tradizioni e celebrazioni. Cosa significa per te questa festa? Per me, il Natale rappresenta un momento di gioia e di unione con la famiglia e gli amici. Il calore di questo periodo è davvero speciale, non credi? Assolutamente. Lo spirito di donazione e condivisione è ciò che lo rende significativo. È commovente vedere le persone riunirsi per festeggiare. Sì, adoro come le comunità si illuminano di decorazioni e festeggiamenti. Crea un'atmosfera così magica a cui è difficile resistere. E non dimentichiamoci del cibo. I banchetti delle feste sono un momento clou che riunisce tutti intorno al tavolo da pranzo. Assolutamente. Il cibo ha un modo per unirci. Ogni famiglia ha i suoi piatti speciali che rendono la festa unica. Esatto. Le tradizioni che portiamo avanti creano ricordi indelebili. Hai qualche tradizione festiva preferita? Uno dei miei preferiti è addobbare l'albero ascoltando musica natalizia. È un modo semplice ma gioioso per dare il via alle festività. Che bello! Sono quei piccoli momenti che catturano davvero l'essenza dello spirito natalizio. Lezione 30. La maestosità della natura. La maestosità di Yellowstone è così impressionante che all'epoca ne fu chiesto l'istituzione come parco nazionale. Hai mai pensato di visitare una tale meraviglia della natura? Sì, Yellowstone ha un fascino speciale con le sue caratteristiche geotermiche e la sua fauna selvatica variegata. Deve essere mozzafiato viverlo di persona. Assolutamente. I colori delle sorgenti termali e lo spettacolo dei geyser in eruzione sono davvero ipnotici. Sembra di entrare in un altro mondo. Sembra incredibile. Immagino quanto sarebbe un'avventura ricca di momenti mozzafiato esplorare il parco. Qual è il tuo posto preferito? Direi che l'Old Faithful è una tappa obbligata. Vederla eruttare non è solo impressionante, ma anche un promemoria della potenza della natura. Capisco perché sarebbe un'esperienza indimenticabile. Mi piacerebbe molto fare un'escursione sui sentieri e ammirare i panorami mozzafiato lungo il percorso. L'escursionismo è un modo fantastico per entrare in contatto con la natura. L'aria fresca e gli splendidi paesaggi creano un'esperienza indimenticabile. Aggiungerò sicuramente Yellowstone alla mia lista dei viaggi da fare. La combinazione di avventura e tranquillità sembra perfetta. Non ve ne pentirete. La natura ha il potere di ringiovanire lo spirito,
E Yellowstone ne è un esempio lampante.